Quando si parla di GIS, si usa spesso, associarli ai database, così come quando si parla di QGIS si utilizza, sempre l'associazione a un database che, può essere o PostGIS o Spatialite principalmente, poi ci sono, anche altre, versioni, però, con PostGIS, questo permette di far diventare QGIS un potente GIS. Non che QGIS non lo sia già di per sé, però con PostGIS associando, con PostGIS QGIS, diventa veramente il top che, è disponibile adesso. Come iniziare subito con PostGIS? Con l'OS GeoLive, si può avere una versione di PostGIS con degli esempi, mentre se volete praticirvi con l'installazione di PostGIS, comunque che è un'estensione geografica del database Postgre, installate Postgre e poi PostGIS. Ma con questa versione qua, con OSGeo, vi permette di avere subito PostGIS pronto. Dov'è PostGIS? Magari, per tutti non è comune, utilizzare uno strumento di questo genere, però PostGIS, che è un database che si esegue sul server, ha un'interfaccia grafica che si chiama pgadmin. Questa è l'interfaccia grafica che vi permette subito di, accedere ai database che sono attualmente in localhost, quindi già presenti sulla, macchina virtuale USGeo. Ci sono vari database, adesso ne ho aggiunti alcuni, proviamo a eliminare. Okay, questo qua l'ho fatto io, questo l'ho fatto io e questo l'ho fatto io. Tutti gli altri sono database già presenti sulla versione 2S GeoLive, ma in particolar modo, adesso in questa esercitazione vediamo come usare OSM Local, è un estratto di una città di OpenStreetMap, e Natural Earth. Quindi questi 2 database vedremo subito come poterli caricare, perché se noi adesso andiamo qui, se non abbiamo dimestichezza con pgadmin, è meglio non iniziare subito da questo, ma passare subito al secondo passaggio, perché qui vediamo non le geometrie, ma vediamo le tabelle. Però per correttezza vi faccio vedere che in effetti il database è così, e con pgadmin ci permette di vedere le tabelle, e ad esempio tutte queste colonne alla fine ci affondo un campo geometria che, se noi lo copiamo e lo incolliamo, ha una, diciamo, è incomprensibile se non letto con qualche software specifico. Quindi tenete aperto pure pgadmin per avere comunque un riferimento e aprite QGIS. Aprendo QGIS, sempre si possono caricare questi livelli semplicemente come sono delle geometrie, degli shapefile o dei file KML. Di solito noi schiacciamo questo pulsante per aggiungere un vettore, mentre qua sotto, o dopo il raster, c'è un elefante che ci permette di caricare i dati dal database. È completamente integrato, non c'è bisogno neanche di un plugin per inserire i dati. Questi qua sono i database già connessi. Adesso, ad esempio, andiamo a utilizzare OpenStreetMap. Sì, vediamo OpenStreetMap. Connect. Qua ci fa vedere le stesse tabelle che vedevamo qua, tranne SpatialRef SYS. Okay. Alcuni sono grigi, ma poi vedremo successivamente perché sono grigi. Incominciamo a caricare, le linee. Questo qua non sta scaricando OpenStreetMap, ma sono degli esempi già presenti nel database, quindi già qualcuno, chi ha progettato questa versione 2SGeo, ha scaricato OpenStreetMap, questa parte di OpenStreetMap, e l'ha messa sotto dentro come database. Queste ci sono tutte le strade di questa città, ma ad esempio noi possiamo caricare anche i livelli di un altro database. Quindi avevamo detto Natural Alert, Connect,
natural earth è questo, natural earth. Vediamo qui anche le tabelle. Ok, queste qua sono tutte le tabelle. Andiamo a prendere admin 0, admin. Ok, questo qua, state province. Ok, le spostiamo sotto, vedete, le gestiamo direttamente come se fossero dei semplici shape. Adesso noi ci troviamo qua, ok, teniamo questo così si possono colorare come desideriamo, non c'è alcuna limitazione, anzi. Prima si entra in contatto con un database, meglio è, quindi categorizza, scegliamo admin name, classify, ok. Ok, quindi questo qua era una città, adesso non so che città è, vediamo in che stato è almeno. Ok, dovrebbe essere Oregon, ok, Oregon, e quindi allora è la città di Portland. Bene, altrimenti vediamo subito come si può fare. Ho trovato questo altro plugin che ci permette di avere, ad esempio, se noi carichiamo OpenStreetMap, sì, funziona, è bello, è sempre funzionato, ma quando noi andiamo sotto la scala 2005 sparisce, e questo qua è un problema noto di questo plugin. Se torniamo al 2005 appare. Invece con quest'altro nuovo plugin che ho trovato, Web Map Service, se ne possono aggiungere anche di custom, quindi apparentemente sembra la stessa cosa, però quando scendiamo sotto al 2005 continuiamo a vedere il livello. Quindi niente, non volevamo parlare volevo solo sapere che città era. Ok, Portland, perfetto. Quindi questi shapefile archiviati nel database sono delle geometrie normalissime. Possiamo fare editing, possiamo prendere e spostare le varie geometrie, possiamo editarle tranquillamente, non abbiamo nessun limite. E adesso non salva, si salva comunque normalmente. Faccio una selezione e per dire come faccio adesso a portare dentro una nuova geometria in PostGIS. Facciamo una prova di questo, facciamo salva con nome, però prima di fare questo vediamo come creare un nuovo database personale. La cosa più semplice anche per creare questo database è fare tasto destro, nuovo database, gli diamo un nome, test GIS-tips, e poi gli dobbiamo dire di prendere un esempio già creato, perché questo ci permette di avere dentro le geometrie, le funzioni geometriche. Vi consiglio di prendere PG Routing, se poi vi volete divertire anche con PG Routing, poi quello è un altro discorso. Adesso abbiamo creato il nostro nuovo database, che l'ho chiamato test GIS-tips. Lui va copiato completamente PG Routing, quindi dovete cancellare le tabelle che non servono. Fate così, togliete spazio ref, tenete spazio ref sys perché è importante, fate drop cascade che è diverso da delete, però drop cascade vi permette di cancellare tutte le relazioni perché comunque qua dentro non servono. Adesso noi abbiamo il nostro nuovo database, test GIS-tips, copiamo il nome perché adesso in QGIS dobbiamo collegare il nuovo database perché tra questi non c'è, quindi facciamo un nuovo, si scrive così, questo è semplicemente un nome, host
se siete nella stessa macchina 2SGeo va bene, host, database incollate, username è user e password è user. Fate prova di test connection, ok, gstips, test gstips, ok. Al momento non c'è ancora dentro niente, quindi avevamo detto, ok, facciamo uno shapefile, importiamo dentro questa geometria. Noi dovremmo fare db manager e importare con questi due tasti dentro al nostro test gstips, che adesso c'è, questo valore, quindi planet osm line, si fa update option, ma ad esempio qui non ci permette di salvare solo la selezione, e in questo caso qua porteremo dentro tutta la geometria completa, quindi questo passaggio qua possiamo risolverlo in questo modo qua. Facciamo tasto destro, salva con nome, gli diciamo di salvarlo come Esri shapefile, gli diciamo di andare sul desktop, quindi osm line test, facciamo salva, 4326 lo lasciamo, diciamo salvare solo i selected future, facciamo ok. Adesso lui ci ha aggiunto solo queste geometrie, adesso queste geometrie facciamo db manager, ci connettiamo al nostro database, vedete qua c'è anche Spatialite, test gstips, facciamo tasto destro, importa, update, e adesso troveremo qua in test gstips la nuova geometria che possiamo adesso caricare. Questo è ancora shapefile, se tornate qua vi dice esattamente che è uno shapefile, lo rimuoviamo e andiamo a caricare il nuovo shapefile, la nuova geometria che abbiamo caricato dentro al database. E questo è quanto. È sempre comunque georeferenziato, non ha perso assolutamente nessun riferimento. Diamogli un bel colore in construction e tutto qua. Abbiamo visto in 10 minuti come prendere e gestire un database. Da qui in poi, se riuscite a fare questo tutorial, potreste entrare nel mondo dei database, che QGIS e PostGIS sono, diciamo, un po' i numeri uno. Ciao, alla prossima.